Ciao a tutti, sto registrando questo video l'11 dicembre 2021. Purtroppo ieri è successa una cosa per me tristissima, quindi non faccio mille parole, ma mi sentivo comunque in dovere di dire ciao Ema. Detto questo, Natale è quasi vicino. Prima cosa vi ricordo di andare a vedere questo link, ve lo lascio anche in descrizione, dove avevo fatto un tutorial per spiegare in modo semplice come realizzare una ciabatta smart, quindi per controllare in modo diciamo domotico albero di Natale, presepe, luci sul balcone, insomma tutto quello che normalmente magari bisogna ricorrere a un timer oppure andare lì, staccare la spina. In questo modo riusciamo a renderlo domotico, vedrete che è molto semplice. Ma vi faccio vedere anche un altro prodotto che potrebbe tornare utile in queste festività. Marchio Onfuru, non l'ho mai trattato, non l'ho mai portato sul canale, però questi qua sono dei faretti molto interessanti perché sono innanzitutto venduti in set da 2, sono RGB, ma soprattutto sono certificati da Amazon e funzionano perfettamente con i comandi vocali. Ce li ho già da parecchio tempo, io li uso per molte situazioni, eventi, insomma dovunque capita che devo fare della luce o colorare un po' me li porto dietro, quindi vi posso dire che a distanza di quasi 6 mesi funzionano ancora benissimo. Sono regolarmente in vendita su Amazon, costano 60 euro la coppia, non è poco, poi a volte ci sono delle offerte, però vi garantisco che li valgono tutti perché ho già avuto modo di testarli nel tempo. Ma adesso andiamo avanti come al solito, ma prima di andare avanti mi raccomando iscrivetevi al canale perché non vi costa nulla e mi fareste un grosso favore. Spacchettamento, poi li proviamo un attimo insieme. Onfuru, confezione niente di particolare, ricorda solo che sono progettati per durare 50.000 ore o più, che sono a risparmio energetico e soprattutto che sono IP66, quindi si possono mettere anche all'esterno. Un po' di caratteristiche: la fascia di appartenenza, la wifi, sulla confezione viene già indicato che è la versione con spina europea, modello 30 watt, alimentazione, tipologia di colori, angolo di visuale 120 gradi. Apriamo la confezione e troviamo i nostri due fari, un veloce manuale di installazione e un talloncino per registrare il prodotto ed estendere quindi la garanzia. I due fari ovviamente sono identici. Allora, realizzato in struttura nera con tutta questa parte con generose alette per la dissipazione, completamente sigillata, passacavo a tenuta stagna, staffa regolabile con 3 fori per essere tassellata al muro. Il faro misura circa 25 cm x 17 e ha uno spessore di 4 cm scarsi, viene fornito con un cavo già dotato di spina italiana lungo 1 metro. Un manuale ben realizzato in tutte le lingue, tra cui l'italiano. Dispositivi che funzionano tramite l'app Smart Life che si può scaricare dal Play Store o inquadrando questo QR code. Andiamo quindi sul nostro store, cerchiamo l'app Smart Life, questa qui con questo simbolo. Una volta installata dobbiamo aprirla e effettuare una registrazione con un account, un'email, una password se è la prima volta che la utilizziamo. Una volta aperta l'applicazione, vedete che io qua ho già un dispositivo collegato che è il primo di questi due fari, ma l'utilizzo lo vedremo più avanti. Ora vediamo come aggiungere il faro con l'applicazione. Premetto subito che la procedura per accoppiarlo è un po' antipatica perché si tratta di alimentarlo e disalimentarlo 3 volte, quindi mettendo e togliendo la spina, fin quando inizierà a lampeggiare di bianco. Vi confesso che ci ho messo un attimino a prendere la mano, però quando riuscite a fare questa operazione nei tempi corretti vedrete che funzionerà perfettamente. Quindi procediamo insieme. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso vi sto sparaflashando, vedete che arrivati a questo punto lampeggia di bianco. Possiamo quindi aggiungere il dispositivo con il tasto più blu qui in alto. Aggiungi dispositivo, lui parte con una ricerca automatica ma molto probabilmente non lo troverebbe, quindi ci spostiamo qui su a sinistra su illuminazione e facciamo fonte di luce wifi. Impostiamo tutti i dati della nostra rete wifi che deve essere 2,4 GHz. Andiamo avanti, verificare che l'indicatore luminoso lampeggi velocemente, così è, premiamo la V, la spunta blu e andiamo avanti. Perfetto, vedete che l'ha aggiunto, è già stato trovato anche dall'assistente di Amazon. In questo caso possiamo andare a cambiare immediatamente il nome, ma per distinguerlo dall'altro lascio un attimo il nome di default. Diamo fine.
il nostro dispositivo in questo caso è questo Foodlight RGB VC2, vedete che adesso è acceso, da qua si può spegnere direttamente. Se entriamo dentro il dispositivo a modalità spenta non abbiamo nessun controllo, basta accenderlo e automaticamente escono fuori tutti i controlli, che sono luminosità da 1 a 100%, temperatura di colore, vedete che diventa più caldo o più freddo, oppure qui sotto abbiamo tutte delle modalità di colore. Prima icona a sinistra l'illuminazione classica, con la seconda andiamo a definire i colori, quindi rosso, più sul viola, più sul blu, più sul verde, eccetera, avendo sempre la possibilità di variare la luminosità e la temperatura. Potremmo scegliere un colore e andare a sbiancarlo o tenerlo in colorazione piena. Abbiamo poi tutta una serie di illuminazioni particolari preimpostate per la notte, per la lettura, per il lavoro, eccetera eccetera. Una modalità che io uso spesso è questa con il cambio colore. Abbiamo la possibilità di lavorare anche a tempo di musica. Ora è fermo, ma vedete che se parlo lui lavora in base a quello che sente il microfono. Oppure possiamo andare a programmare delle accensioni e degli spegnimenti impostando dei timer con determinati orari, ripetizioni, notifiche se deve accendere o spegnere. Left time sono invece dei conti alla rovescia per accenderlo per un tot di tempo e dare poi lo spegnimento. Questo è il comando che si può fare a livello di app, che è molto semplice. Ora lo rinominiamo, quindi andiamo qui sul simbolo della matita, clicchiamo sopra, andiamo sul nome e andiamo a cambiarlo. Io in questo caso lo chiamo Faro 2. In questo modo io ho il faro 2 che è questo e il faro 1 che è quello che avevo già impostato precedentemente. Bene, adesso abbiamo visto più o meno come funziona, come si gestisce dall'app, soprattutto come si accoppia, perché ve l'ho detto è un po' antipatico. Niente, adesso vi faccio vedere un po' che luce fa fuori, così vi rendete conto. Bene, ora andiamo alla parte vocale con l'assistente Amazon in questo caso. Vi spiego un concetto base. Tutti i dispositivi che acquistate che vengono certificati o che comunque viene dichiarato che sono compatibili con l'assistente vocale, per funzionare con i comandi vocali vanno abilitati dentro l'ecosistema Amazon. Cosa vuol dire? Che nell'app bisogna installare una skill. La skill è una specie di interfaccia che collega l'account di Amazon all'account di tutti i vari dispositivi, che può essere WeLink per i son off e che può essere Smart Life come in questo caso per usare questi faretti. Ora vi faccio vedere come si fa, perché magari tanti lo danno per scontato, io stesso in qualche video magari l'ho dato per scontato, ma mi è venuto in mente che forse è importante farvi vedere questo passaggio. Ok, vi faccio vedere in live adesso col cellulare cosa bisogna fare. È un passaggio semplicissimo, ma è importante che capiate come va fatto. Aprite la vostra app, vi trovate qui nella home, andate su altro qui in basso a destra e vedete che ci sono elenchi, note, promemoria, sveglie, routine, poi c'è skill e giochi. Skill e giochi perché le skill possono anche essere dei giochi, delle cose che potete caricare sul vostro Echo Dot, eccetera. Quindi in questo gruppo raggruppiamo tutte le cose che si possono aggiungere al vostro dispositivo di comando vocale. Clicchiamo sopra e vi si apre una lista di cose che Amazon vi consiglia da installare, quindi possono essere divertenti, utili, ci sono varie tipologie. Noi andiamo qui in alto a destra dove c'è la lente di ingrandimento e cerchiamo in questo caso la skill che si chiama Smart Life. Vedete che compare già sotto con la stessa icona che abbiamo usato in precedenza, proprio con l'app Smart Life. Clicchiamo sopra, adesso io ce l'ho già abilitata e installata, ma voi dovete schiacciare installa abilita. Adesso non mi ricordo bene se viene scritto installa o abilita. Per abilitare le skill, il passaggio successivo che vi chiederà di fare è quello di fare l'accesso al vostro account. Quindi sull'app Smart Life di prima avevate creato un account, quindi una mail, un ID e una password. Le stesse credenziali con cui avete fatto l'accesso nell'app le dovete inserire qui quando ve le chiede. In questo modo cosa fa? Collega l'account di Amazon di all'account Smart Life, vi consentirà di effettuare con i comandi vocali tutto quello che viene poi fatto dall'app. Quindi non è il dispositivo vostro che va direttamente a comandare, in questo caso i faretti, no? È l'app di Amazon che tramite internet si collega al cloud dell'app del vostro dispositivo e manda il comando. È una cosa che tra l'altro, se pensate a tutto il giro che deve fare, è quasi istantanea, quindi non andiamo oltre. Quindi un passaggio semplice ma importante che
bisogna saper fare. Vi ricordo, serve per far funzionare qualsiasi cosa che viene certificato, comunque consigliata o nelle caratteristiche leggete compatibile con Amazon in questo caso. Adesso vediamo come funzionano i comandi vocali. Spegni faro 2. Accendi faro 2. Imposta colore verde faro 2. Imposta faro 2 20%. Imposta faro 2 5%. Imposta faro 2 90%. Bene, un bel prodotto, spero possa tornarvi utile questa recensione, lo consiglio perché funziona bene. Se il video vi è piaciuto un bel like, soprattutto iscrivetevi al canale, Instagram, Telegram, Amazon. E noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì. Ciao da Massidattoli!